Qualche giorno fa mi è capitato di vedere un video di 151 Egg intitolato un po' provocatoriamente "La dittatura politicamente corretta non esiste". Perché sostanzialmente in questo video 151 Egg sostiene che quello che noi chiamiamo comunemente politicamente corretto nei film o nelle serie TV non sarebbe applicato per una questione ideologica, ma si tratterebbe solo ed esclusivamente di una questione di marketing. Perché sempre secondo 151 Egg e secondo l'articolo a cui lui fa riferimento, il fatto di inserire anche forzatamente attori o attrici appartenenti a categorie o soprattutto etnie che almeno qui in Occidente vengono considerate minoritarie, attirerebbe di più il pubblico che appartiene a quelle determinate categorie o etnie, portando così più spettatori e di conseguenza più incassi. E dunque in questo video andremo proprio a verificare se quello che dice 151 Egg sia vero, facendo una cosa un po' particolare, cioè andremo effettivamente a vedere gli incassi di alcuni film che hanno avuto un enorme successo e vedere effettivamente quanto avere o meno un cast multietnico sia determinante per quanto riguarda appunto i guadagni. E quindi direi di iniziare proprio da Harry Potter e la pietra filosofale, che ho già nominato nel video precedente di Harry Potter, andatelo a recuperare. E come possiamo vedere i maggiori introiti li ha fatti, guarda un po', ovviamente negli Stati Uniti, cioè domestic, e in Giappone, con ben 153 milioni e fischia di dollari guadagnati, addirittura più del Regno Unito, guardate, 86 milioni. E passando a un carico da 90, vediamo gli incassi di Titanic. E vediamo che anche qui, per quanto riguarda sempre la zona asiatica, il Giappone la fa da padrone con ben 201 milioni e passa di dollari guadagnati, con anche la Cina che si piazza abbastanza bene con 145 milioni di dollari. Cioè praticamente questo film ha guadagnato di più in Asia che in Europa o nelle zone latine, insomma, che comunque anche lì non è andato per niente male. E qui quanti attori asiatici abbiamo nel cast? Beh, direi che ci siano anche qui poche discussioni, non ne vedo uno che sia uno. Spostandoci di più ai giorni nostri, vediamo gli incassi di Avengers Endgame e se noi andiamo a vedere anche qui l'area asiatica, beh, vediamo qualcosa di clamoroso. In Corea del Sud 105 milioni, che non è poco, e in Cina la bellezza di 629 milioni e oltre, cioè una cifra esorbitante. E allora a questo punto qualcuno potrebbe dire minchia, stando alla teoria di 151 Egg dovrebbe essere pieno di asiatici il film, giusto? Ebbene, se noi andiamo a guardare il cast, in realtà così tanti attori asiatici sinceramente non ne vedo. Al massimo ci saranno nelle comparse, però non è che qualche asiatico visto di sfuggita, no, come comparsa possa determinare quella cifra astronomica, per cui direi che qui cioè, il fattore attori o attrici asiatiche sia veramente poco rilevante. Citiamo per dovere di cronaca, dato che lo cita l'articolo che vi dicevo all'inizio, a cui 151 Egg fa riferimento, è sempre un cinecomic, ovvero Shang-Chi. Però appunto perché ho detto lo citiamo per dovere di cronaca? Perché purtroppo questo film è poco significativo per il discorso che stiamo facendo, dal momento che non è stato rilasciato in Cina e questo film era destinato principalmente alla Cina, però se vogliamo essere fedeli sempre appunto alla tesi esposta da 151 Egg, in Asia sto film dovrebbe aver avuto un successo incredibile, pazzesco, e invece vediamo che proprio in Asia è stato un po' deludente. Insomma, in Corea del Sud solo 15 milioni di dollari guadagnati e in Giappone per esempio 8 milioni, quando abbiamo visto le cifre di Endgame, insomma viaggiavano su ben altri numeri.
Ma il film che taglia più di tutti la testa al toro in questo senso è Avatar. E se noi andiamo a vedere appunto dove ha avuto i maggiori incassi, sono stati, prevedibile, negli Stati Uniti, e guardate un po', proprio in Cina, 261 milioni e passa. E anche qui facciamo lo stesso giochetto che abbiamo fatto fino adesso: quanti attori asiatici ci potranno mai essere nel cast? Beh, praticamente neanche uno, ma anche se ci fossero, dato che il film è quasi interamente in computer grafica, sarebbero ricoperti dalla CGI per fare i navi di Pandora, e quindi il discorso di un'eventuale identificazione in personaggi della stessa etnia qui non ha senso, perché proprio non è possibile. Per cui, al netto dei dati che abbiamo analizzato poc'anzi, possiamo tranquillamente dire che l'affermazione di 151 Egg, ovvero che il politicamente corretto nel cinema sia solo ed esclusivamente una questione di marketing, è una puttanata senza appello. E guardate che questa puttanata la si può facilmente smontare anche senza dover ricorrere ai dati degli incassi come abbiamo fatto noi, ma anche con argomentazioni logiche. Perché se fosse vero effettivamente che con un cast multietnico si guadagna di più, allora perché le major cinematografiche non lo hanno sempre fatto? Cioè, perché tipo 20 anni fa, appunto con Harry Potter, col Signore degli Anelli, o anche con Titanic, non hanno chiamato attori o attrici provenienti da tutto il mondo perché il loro film andasse bene? No, il loro film è andato benissimo anche senza avere un cast così variegato, insomma. Che poi, se fosse solo marketing, che senso ha mettere il disclaimer all'inizio dei classici Disney che sono presenti su Disney Plus? Cioè, metterlo o non metterlo il disclaimer a livello prettamente economico, cosa cambia? È chiaro che si tratta di una scelta, tra virgolette, politica, ben precisa, che poco ha a che fare con il lato economico. Tra l'altro 151 Egg si contraddice da solo, perché in un video precedente intitolato Storia della censura nei film, dove c'è un intero capitolo dedicato al politicamente corretto, a un certo punto 151 Egg dice questo. Così nacque il politicamente corretto, la nuova censura. Quindi alla fine anche lui in questo video praticamente afferma che il politicamente corretto nel cinema esiste e che ha avuto la sua influenza. La censura viene applicata principalmente per motivi etico-morali. E infatti sempre 151 Egg nello stesso video ci dice che i film considerati razzisti negli anni 60 venivano censurati proprio perché considerati razzisti e quindi inadatti alla morale del tempo. Per cui ancora una volta il fattore economico passa totalmente in secondo piano. E già questo basterebbe per smontare tutto quanto, ma la prova provata che non basta un cast multietnico per avere il successo garantito, ce lo dà sempre la Marvel, protagonista assoluta di questo video, con Eternals. Cioè, Eternals effettivamente ha un cast multietnico, come vedete, però com'è andato Eternals? Se noi andiamo sempre nella nostra cara parte asiatica, vediamo che sì, per carità, in Corea del Sud ha fatto 26 milioni, quasi 27, però se noi andiamo a guardare sempre i numeri dei film precedenti, questi 26 milioni per un film Marvel appunto di questa portata sono pochini, insomma, nonostante nel cast ci siano per l'appunto interpreti asiatici. Come abbiamo visto, non dipende tanto dall'etnia del cast se un film ha successo o meno, ma dipende dal film, anche perché c'è da dire che il cinema è sempre stato uno specchio dei tempi, per cui se attualmente nel mainstream va, come dire, di moda il politicamente corretto, ecco che i prodotti più commerciali, quindi mainstream, tenderanno a seguire quella tendenza, ed è sempre stato così. Ma di questo e di altri approfondimenti sul politicamente corretto ne parlerò in un altro video, perché
ne ho di cose da dire. Per questo video mi fermo qui. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, mi raccomando, e attivate la campanella delle notifiche se non volete perdervi i prossimi video, soprattutto quello che farò sul politicamente corretto. Per il momento vi saluto e alla prossima.